Tutta la mia ricerca parte dal sistema alchemico e l'alchimia, essendo un sistema aperto, mi ha consentito di lavorare su un tema che per me è molto caro, che è la geometria sacra. La geometria sacra è tutto ciò che viene tradotto non solo geometricamente, ma anche numericamente, degli equilibri che sono presenti nel microcosmo e nel macrocosmo. Quindi la geometria è un po' il punto zero. Il mio studio io lo reputo come un tempio alchemico, proprio perché da quando ho messo piede per la prima volta all'interno di questo studio io ho iniziato a realizzare tutta una serie di opere con tecniche differenti. Parlare di alchimia artisticamente e chiudersi solo con un unico linguaggio è un errore per me. Quindi io ho una necessità di esplorare le tecniche. Quindi se diamo per scontato che essere un alchimista vuol dire trasmutare la materia, perché non esiste alchimista solo teorico, la materia va toccata, va manipolata e va trasformata. L'artista in un certo senso è sempre alchimista perché trasforma la materia, cambia il punto di vista, la percezione, questo già è alchimistico, è come se l'opera corrotta, il piombo e quindi la non conoscenza di fronte a un'opera d'arte, grazie o alla spiegazione dell'artista o alla conoscenza di chi la osserva, diventa oro. Già questo per me è una trasmutazione alchemica. Ma poi all'interno del mio lavoro, ad esempio con gli origami di carta, c'è tutto un principio di studio, come le forme geometriche si costruiscono grazie alla ripetizione del modulo, quindi dei principi di simmetria, ma utilizzando un materiale molto fragile. Quindi anche qui la coincidenza oppositorum, parlare di strutture perfette, anche se in natura non esiste nulla di perfetto, ma la geometria dovrebbe essere perfetta, perché quando si parla di solidi platonici sono i 5 solidi che hanno una simmetria perfetta, fatta con un materiale fragilissimo, come la carta, leggerissimo, e quindi anche questo paradosso per me è alchemico. Il rischio maggiore è che quando si parla di alchimia si parli anche molto di speculazione del linguaggio e quindi mettendo dentro degli argomenti molto instabili. E invece a me quello che interessa è utilizzare il linguaggio artistico per creare molta stabilità e quindi io mi reputo come a un punto zero, diciamo l'ago della bilancia, dove da una parte verge tutta la componente instabile dell'alchimia, però molto affascinante, e dall'altra invece quella scientifica, la veridicità scientifica che controbilancia l'aspetto alchemico e quindi diciamo il mio lavoro vuole porsi esattamente al centro come appunto bilancia di questi due mondi e chiaramente io non ho una formazione scientifica, artistica, però per passione personale studio molto e cerco di indagare sulle ricerche scientifiche e quello che chiaramente poi riesco a comprendere, perché non è che riesco chiaramente a comprendere tutto, cerco di inserirlo nel mio lavoro e quando mi è possibile anche collaborando con personalità legate al mondo della scienza. Il nome che cito sempre, perché oltre insomma a rispettarlo tantissimo, anche perché è un caro amico, è Gianluca Masi, che è un astrofisico di fama internazionale, creatore e direttore del Virtual Telescope e quindi diciamo anche potendo dialogare con una figura di quella portata, un astrofisico così importante, mi consente, dove le mie conoscenze sono limitate, di ampliare gli orizzonti ed arricchire così anche la mia ricerca.
Red Hope è un progetto del 2017 che nasce a seguito di un contatto che ho avuto in precedenza con la NASA, e si parla di opere tessili, sono dei tappeti che io ho fatto realizzare in India, a Varanasi, nei villaggi attorno a Varanasi nell'Uttar Pradesh, tutti fatti a mano, nodo per nodo al telaio. E l'idea è piuttosto semplice come formula, perché mi sono immaginato il primo passo fatto sul pianeta rosso. Quindi l'idea era quella di fare un'opera pionieristica in questo senso. E quale oggetto artistico e artigianale, se non il tappeto, è il migliore per esprimere proprio questo passo. Il tappeto nasce per essere calpestato, e quindi l'idea era quella di far riprodurre dei tappeti tra quelli che vengono considerati oggi i migliori artigiani nel settore tessile dei tappeti, che sono gli indiani, e da lì chiedere alla NASA il patrocinio per ottenere sia le fotografie, che comunque sono di pubblico dominio, quindi avrei comunque potuto utilizzarle, però un conto è appropriarmi, tra virgolette, indebitamente, di foto scattate da un rover che sta sul pianeta rosso e che la NASA mette a disposizione di tutti, così senza chiedere il loro permesso, e un conto invece è contattarli, chiedere il patrocinio e quindi poter utilizzare anche il logo, che essendo un logo governativo, in quel caso non avrei, senza chiedere il loro permesso, non avrei potuto utilizzare. Invece fortunatamente loro hanno sposato il progetto, gli è piaciuto, e quindi anzi sto cercando adesso di incrementare questa collaborazione grazie anche all'arrivo del nuovo rover Perseverance, che insomma è atterrato pochi giorni fa su Marte e farà nuove fotografie, e quindi poter continuare il progetto Red Hope realizzando nuovi tappeti, e che sicuramente è un progetto che esisterà fino a che l'uomo non metterà realmente piede su Marte. Allora in quel caso non avrà più senso di esistere il progetto e rimarrà diciamo un capitolo del lavoro pre-arrivo dell'uomo su Marte. Ho realizzato un progetto di arte pubblica, direi proprio monumentale, grazie a un bando della Regione Lazio, Arte sui cammini, che parlava proprio dei cammini della spiritualità della Via Francigena, e con l'Accademia Nazionale di San Luca, curato da Barbara Reggio, io e Andrea Quilanti abbiamo vinto proprio nel progetto dell'Accademia. Io ho deciso di parlare appunto di spiritualità e quindi di cammino della spiritualità della Via Francigena in un modo analitico, quasi scientifico. Quindi sono andato a cercarmi il primo volume che testimoniasse le tappe della Via Francigena nel nord. Questo manoscritto si trova nella British Library, e è il manoscritto di Sigerico, l'arcivescovo di Canterbury, che nel I secolo d.C. lui da Canterbury, arrivando a Roma per ricevere il Pallio dal Papa, nel ritorno verso casa annotò tutte le tappe una per una fino a ritornare a casa. Io ho vettorializzato il font, quindi la calligrafia proprio di Sigerico, e sono andato in una cava di travertino a Tivoli, scegliendo la pietra che era la pietra per eccellenza dei Romani, di un grande blocco di travertino tagliato in due, e in una faccia diciamo, la calligrafia di Sigerico con le 9 tappe della Via Francigena del Lazio sono incise. Nell'altra faccia invece sono in rilievo speculari, e il masso è distanziato, non tantissimo, ci si può passare in mezzo, ma il senso che dà è proprio quello di poter
potendo spostare questo pesantissimo masso, rincastrarlo. Quindi è come se la natura delle tappe della Via Francigena fossero già iscritte nella pietra, nella natura della pietra. La fortuna ha voluto che per posare chiaramente il grande masso pesantissimo su un terreno che è un terreno termale, dovevamo fare uno scavo archeologico perché è importante capire cosa c'è sotto. Quindi abbiamo fatto uno scavo preventivo e abbiamo scoperto l'ingresso delle terme romane, con tanto di pareti ancora intonacate, un resto di una colonna, quindi è evidente che io ho dovuto spostare leggermente la collocazione poi della mia opera, ma ha dato valore al mio lavoro, anche perché tra l'altro è stata scoperta in travertino la parte sottostante. Quindi era quasi un'intuizione il fatto di fare un'opera in travertino, collocarla esattamente in quel punto dove sotto c'erano dei resti in travertino degli antichi romani. Katsotaan sitten mitä jää rippeeksi. Saako tosta hyvin? Un altro progetto di arte pubblica, se così vogliamo chiamarla, non è proprio di arte pubblica, ma è di un coinvolgimento del pubblico, è avvenuto 2 anni fa in Finlandia, nella cittadina di Oulu, che sta quasi al circolo polare artico. Il progetto era curato da Mike Watson e aveva invitato me e Marinella Senatore. Il progetto si chiamava A Social Ecosphere, quindi mi sono immaginato, in un aspetto ludico, una partita a scacchi, proprio perché noi sappiamo che questa sfida al cambiamento climatico la stiamo perdendo, siamo già arrivati a un punto di non ritorno e quindi dobbiamo sensibilizzare la popolazione mondiale in un senso di drammaticità di questa realtà, non c'è da scherzare. E quindi è vero sì il gioco degli scacchi, ma il gioco degli scacchi è spietato. Nel gioco degli scacchi la responsabilità è dei giocatori, non esiste fortuna. E quindi proprio per questo dramma io ho voluto lavorare con gli scacchi, proprio per la responsabilità che le persone hanno nei confronti di questo tema. Quindi nella neve ho realizzato una scacchiera di 5 metri per 5, dove i quadrati bianchi chiaramente erano fatti di neve e i quadrati neri erano fatti di carbone, che è il maggiore inquinante del pianeta Terra. E ho coinvolto 2 maestri di scacchi locali e 16 persone che facevano le pedine di tutta la scacchiera. È ovvio che muovendosi sulla scacchiera, calpestando la neve e il carbone, sporcavano, inquinavano il piano del gioco, la geografia della scacchiera. Era quello il senso, rendere ingiocabile una partita sia per una impossibilità di riconoscimento della geografia della scacchiera, ma anche per le condizioni proibitive della temperatura. E poi la sfida al caldo invece, io avevo realizzato precedentemente 2 scacchiere invece in dimensione normale, una era il polo nord e l'altra era il polo sud e le pedine erano di ghiaccio nero e ghiaccio bianco e le persone chiamate a giocare dovevano sbrigarsi a giocare la partita, altrimenti si ritrovavano con delle scacchiere piene di acqua bianca e nera che sporcavano tutto il polo nord e il polo sud, tant'è che è risultato veramente impossibile finire le partite. Questo praticamente è l'ultimo corpus di opere che ho realizzato e sto realizzando. Il titolo è Panspermia. La panspermia è una teoria che ancora rimane tale, perché ipotizza l'idea di fecondare la Terra, o comunque la Terra essere stata fecondata nei miliardi di anni, a seguito di impatti meteoritici, asteroidi che hanno con questi impatti modellato completamente la crosta terrestre e
forse portato la vita in forma batteriologica, chiaramente, grazie anche alle scoperte piuttosto recenti che sono state fatte degli estremofili, che sono questi esseri viventi piccolissimi che resistono a condizioni che noi pensavamo proibitive per la vita. Questo vuol dire che esseri del genere possono anche esistere su corpi celesti come asteroidi che, impattando altri pianeti, sopravvivono e quindi portano i mattoni della vita. Fondamentalmente è l'umore ippocratico del melanconico, che riguarda poi gli artisti, che guardando il cielo e vedendo un corpo celeste alieno, questo umore, che è scaturito appunto dalla presenza di questi corpi celesti, mi ha affascinato. E quindi l'idea proprio di voler fissare come elemento archetipico qualcosa come se fosse proprio un simbolo ripetuto all'infinito, dipinto sempre nella stessa posizione, con colori differenti a seconda della composizione chimica del corpo celeste, però diciamo nella ripetitività di queste pitture vorrei evocare sia un senso di angoscia ma allo stesso tempo di piacere. È proprio questa ambivalenza della coincidentia oppositorum che è tipica del linguaggio alchemico. Questa è una condrite purtroppo non carbonacea. Sono tra le prime rocce del Sistema Solare in assoluto, quando si stava formando. E si chiama condrite perché se noi la potessimo rompere in due, mostrerebbe tutta una serie di piccole sferule che si chiamano condruli, appunto. Quasi tutte le meteoriti comunque hanno una componente metallica di ferro e quindi ha un peso notevole. Un altro aspetto è il magnetismo, quindi questa è una calamita, si attacca. Questo però non significa per forza se si attacca a un meteorite, perché esistono anche delle rocce vulcaniche con del ferro e quindi probabilmente anche su quelle potrebbe attaccare. Un'altra è la crosta di fusione, che è ben presente in questa meteorite. Quando questi sassi celesti entrano in atmosfera, chiaramente raggiungono delle temperature altissime, si bruciano e spesso esplodono. Quando esplodono, le meteoriti più rare e costose hanno quelle fossette che solitamente si vedono nei musei, che sono proprio quelle fossette che si creano con le esplosioni nell'entrata in atmosfera. Questa, ad esempio, proviene dal Chaco, in Argentina, e il nome Campo del Cielo dà poi il nome a tutto il sito, che sono vari crateri, formati da un impatto all'incirca avvenuto 4500 anni fa. C'erano i nativi. Quindi noi di sicuro sappiamo che il primo ferro utilizzato dall'uomo era di origine meteoritica, tant'è che prima c'è l'era del bronzo e poi l'era del ferro. Ma in realtà nessuno considera mai che prima dell'era del bronzo c'è l'era del ferro meteoritico. Per me Roma è la città, non solo la città aperta, è proprio la città. Da non romano io ho trovato ospitalità non facile a Roma, quando mi sono trasferito qua nel lontano 2005. Poi in qualche maniera l'ho tradita, perché io finiti gli studi ho provato a trasferirmi a Berlino, proprio per questo mito della Berlino dove tutto è fantastico, l'arte contemporanea si muove benissimo, e quando sono arrivato là in realtà ho trovato una realtà infernale. Cioè, non perché Berlino fosse infernale, ma perché io ho riscontrato questa sensazione. E quindi poi sono tornato in Toscana e nuovamente a Roma. E lì, da quel momento, ho trovato lo studio al Pastificio Cerere, dove ce l'ho da oramai quasi 9 anni, e io ho sempre pensato che quel perdono che la città mi ha fatto di tradimento era qualcosa che non potevo sottovalutare. Cioè, Roma mi ha perdonato e quindi io devo tantissimo alla città, e anche nei momenti di difficoltà estrema, perché Roma è una città che ti porta sempre al limite, sei sempre
lì per pensare mollo tutto, me ne vado, specialmente se non sei romano. E questo avviene costantemente, ma anche fortunatamente viaggiando, prima del Covid chiaramente, mi sono sempre posto la domanda: qua ci vivrei? In tutti i posti che ho visto nel mondo. E la risposta era sempre no, perché Roma è più bella. E forse l'unica che mi ha fatto un po' vacillare è Istanbul, proprio per questo discorso della storia che convive con una contemporaneità in maniera viscerale, forte, violenta, tutto. Però Roma è Roma. E per me è una città più che aperta in questo senso. Avendomi perdonata, quando in una relazione qualcuno perdona, altro che apertura, no? Quindi direi assolutamente di sì.